Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune, in cui andremo a vedere la figura dello scrittore di messaggi dell'organizzazione, anch'esso nominato o dall'amministratore o dal Global Administrator, e che avrà poteri di operatività, nel senso che potrà scrivere messaggi e non avrà poteri di creazione di tutte le applicazioni che vedi qui in basso, tantomeno quello di condivisione. Si tratta di una figura che può essere rivestita da tante persone, nel senso che può essere opportuno riconoscere questo ruolo di amministrazione a tanti soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, perché per i più svariati motivi, come ora vedremo, ci potrebbe essere la necessità di scrivere un messaggio, ce la potrebbe avere il responsabile della contabilità che ci chiede gli scontrini con cui abbiamo fatto la trasferta, ce la potrebbe avere quello che si occupa del controllo di gestione perché vuole la comunicazione di un dato, o anche di chi si occupa di aspetti organizzativi all'interno dell'azienda. Quindi per i più svariati motivi ci può essere la necessità di scrivere un messaggio, quindi è un potere molto limitato che può essere dato a tante persone. Ovviamente se poi le persone ne abusano, l'amministratore, il global administrator o l'amministratore avrà sempre il potere di revocare loro questo potere. Quindi scrivere messaggi dove? I messaggi si scrivono o con la posta elettronica, quindi in Outlook, oppure si scrivono in SharePoint con i commenti ai post, messaggi veri e propri di chat in Teams e commenti che anch'essi sono messaggi nelle attività di planner. Quindi andiamo innanzitutto a vedere come si attribuisce il potere. Se non lo avessi fatto in qualche altra lezione, sempre si fa nello stesso modo. Si prende un utente, si va qui in gestione ruoli e si sceglie di voler attribuire a questa persona un ruolo di amministrazione, si va nell'elenco e si va a cercare la persona di, ecco, scrittore di messaggi dell'organizzazione. Ora io non lo salvo, comunque abbiamo visto come si fa. E dicevo, i messaggi si possono scrivere da Outlook e ovviamente poter scrivere messaggi comporta anche di poter vedere la lista delle mail a cui si può scrivere all'interno dell'organizzazione. I messaggi si possono scrivere in SharePoint, nel senso che io in questo post di SharePoint potrei andare a scrivere un commento, magari iniziando anche con un tag per richiamare più persone. Quindi qui è il messaggio di scrivi qui i tuoi suggerimenti per l'organizzazione dell'evento in questo congresso di cardiologia, e magari uno dei soggetti invitati va a scrivere vorrei che fosse trattato questo argomento, oppure uno degli organizzatori: a breve sarà disponibile il programma definitivo dell'evento. Quindi per i più svariati motivi ci può essere la necessità di scrivere un messaggio in SharePoint, così come in Teams. Qui siamo sempre nel team legato a quel sito SharePoint del congresso di cardiologia. Io potrei andare da organizzatore dell'evento, da agenzia organizzatrice dell'evento, qui nel canale degli interpreti, a scrivere un messaggio per dire ci manca ancora il curriculum di quella persona, per favore faccelo avere. Oppure sempre nel piano planner legato al team di Teams, al sito SharePoint del congresso di cardiologia, che ora io qui ho strutturato per altri motivi, possa andare in un'attività, per esempio questa di controlli tecnici durante la fase congressuale, cioè tutti i giorni si fanno i controlli tecnici, e vado qui a scrivere un messaggio, un commento, dicendo abbiamo rilevato che non funziona un microfono. Ecco, tutti i soggetti che fanno parte di questa attività, a cui è stata assegnata questa attività, riceveranno subito una notifica. Magari il tecnico si attiva subito e arriva immediatamente per sistemare il microfono. Quindi, come hai visto, la necessità di poter scrivere un messaggio
può riguardare tante persone, è un ruolo di amministrazione che si può attribuire tranquillamente a tantissime persone perché non include in sé poteri rilevanti. Poi se ci si accorge, come detto all'inizio, che le persone ne fanno un uso distorto, ovviamente è sempre possibile revocare loro questo potere. Quindi chiudiamo qui questa brevissima figura di amministrazione e ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!